Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci eravamo lasciati con Andronico Cristo rifugiatosi nel villaggio di Gipsimanievo, non distante dalla taverna di Yakov, la famosa casa degli Zebedei nota nei Vangeli. Questa è la versione che possiamo trovare nero su bianco nel libro russo antico intitolato La Passione di Cristo, che racconta molto bene gli ultimi momenti vissuti dal profeta prima di morire. È un racconto dettagliato che va a colmare le lacune presenti nei Vangeli. Dopo aver mangiato nella taverna, Andronico Cristo e i discepoli si rifugiarono in questo luogo fortificato non lontano da lì, ed è a questo punto che Giuda andò a riferire alle guardie dove ebbero trovato l'imperatore, e cioè Gesù, per trarlo in arresto. Come sappiamo bene dai Vangeli, poi, Giuda identificò Cristo in mezzo ad un gruppo di persone con il famoso bacio. Questo era il segnale per le guardie. Tornando a Robert De Clari e la sua cronaca, troviamo delle corrispondenze con il racconto su Andronico Comneno? La risposta è ovviamente sì. Robert De Clari infatti ci dice che dopo che il proprietario della taverna e sua moglie si presero cura per molto tempo di queste persone, ebbero il sospetto che davanti a loro ci fosse proprio l'imperatore con i suoi compagni. Ora, se ricordate bene, in questa cronaca si dice che appena arrivati nella taverna, Andronico e i suoi compagni si nascosero dietro le botti, riferimento che potrebbe associarsi con l'evento del nascondersi nel giardino del Getsemani. La moglie dell'oste, passando tra le botti di vino, controllando che fosse tutto a posto, scorse dietro queste botti proprio Andronico con i suoi paramenti imperiali. Così tornò da suo marito e gli disse: «Marito, Andronico l'imperatore è nascosto qui dentro». Fu proprio la moglie dell'oste a tradire ed identificare Androm in primo luogo, e successivamente comparì anche il traditore maschio. Come sappiamo, nei Vangeli l'uomo è Giuda, stesso apostolo di Gesù. Anche nell'altro duplicato in versione russa di questi eventi sulla vita dell'imperatore Andrei Bogolyubsky, il ruolo del traditore è svolto da una coppia, la stessa moglie di Andrei e un uomo. La stessa traccia di ciò si trova nei Vangeli nel momento in cui l'apostolo Pietro, dopo l'arresto di Cristo, viene identificato proprio da una donna. Ora Pietro sedeva fuori nel cortile e una serva si avvicinò a lui dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma Pietro negò davanti a tutti affermando: «Non so cosa stai dicendo». In questa occasione la donna potrebbe essere un riflesso della moglie dell'oste che identificò l'imperatore ed i suoi apostoli. Robert De Clari continua poi dicendo che non appena la moglie del proprietario della taverna identificò Andronico, il marito inviò immediatamente un messaggero ai nemici dell'imperatore per denunciarlo. Quando il taverniere sentì la moglie, inviò un messaggero a un certo nobile che abitava in un grande palazzo ed il cui padre fu messo a morte da Andronico, che in seguito le violentò la moglie. Quando il messaggero arrivò a destinazione, disse al nobile dove si nascondeva Androm. Dopo la denuncia da parte di Giuda, e nel caso della storia secolare bizantina, dopo la denuncia da parte della moglie del taverniere, i sommi sacerdoti mandarono un gruppo di soldati a catturare Gesù. Ecco Giuda arrivò e con lui una grande turba con spade e bastoni, mandati dai capi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Matteo 26,47. Robert De Clari ci informa che quando il nobile apprese che Androm si trovava nella taverna, si rallegrò e prese alcuni suoi servitori, andò nella taverna e catturò Androm portandolo poi nel suo palazzo. Dopo l'arresto di Gesù entra in gioco Ponzio Pilato, chiamato il governatore. Ora Gesù comparve davanti al governatore, che lo interrogò chiedendogli: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli disse: «Tu lo dici». Quando poi fu accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. A questo punto Pilato gli disse: «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non rispose neppure una parola, tanto che il governatore ne fu molto meravigliato. Matteo 27, 11-14. Vediamo adesso il racconto di Robert De Clari sul giudizio del governatore. «E quando fece giorno, di mattina presto, il nobile prese Androm e lo portò nel palazzo reale alla presenza dell'imperatore Kirsak, cioè Kir Isacco, re o zar Isacco. Appena Isacco lo vide, gli disse: «Androm, perciò hai tradito il tuo signore, l'imperatore Emanuele». A questo punto Robert De Clari elenca i presunti crimini di Andronico di cui il governatore Isacco lo accusa, e Andronico gli rispose: «Resta in pace, in quanto non mi degno di risponderti». Dopo questa sequenza si arriva al processo di fronte alla popolazione di Gerusalemme, che chiede a gran voce che Cristo venga giustiziato insieme alla famosa scena di Pilato che se ne lava le mani. Ecco cosa ci dicono i Vangeli.
Ma il governatore disse: eppure che male ha fatto? Ma la folla gridò ancora più forte: sia crocifisso. Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che anzi il tumulto cresceva sempre di più, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo disse rispondendo: sia il tuo sangue sopra di noi e sopra i nostri figli. Quindi, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo diede loro perché fosse crocifisso. Robert De Clari, nel resoconto degli eventi che precedono la conquista di Zargrad nel 1203 e 1204, raccontando degli eventi che portarono all'esecuzione dell'imperatore Andronico Comneno, ci dice a riguardo: quando l'imperatore Kirsak, cioè Isacco Angelo, venne a sapere che egli, Andronico, non si degnò nemmeno di rispondere, convocò molti uomini dalla città e li fece venire in sua presenza. Arrivati al cospetto dell'imperatore gli venne detto: signori, guardate, ecco Androm, che ha fatto tanto male sia a voi che agli altri. Qui possiamo trovare un altro elemento di propaganda da parte dell'autore che, ricordiamolo, aveva un'accezione fortemente negativa di Andronico. Seguita dicendo: mi sembra che io stesso non abbia potuto rendergli giustizia come tutti voi vorreste, ma lo lascio a voi, fatene quello che volete. Allora gli uomini della città ne furono grati e lo presero. Dopodiché Robert De Clari continua descrivendo le sofferenze di Andronico ed il suo martirio. Insomma, anche in questo caso di corrispondenze ce ne stanno molte, seppur ci siano delle lievi differenze nei vari racconti sia di stampo religioso che di natura storica. Nel racconto di Robert De Clari, infatti, il nascondersi nel giardino del Getsemani è stato riportato come il nascondersi di Andronico ed i suoi seguaci dietro le botti della taverna. A parte queste differenze, comunque, la successione degli eventi, la loro descrizione, eccetera, sono praticamente quasi le stesse e questo ci conferma l'origine comune dei racconti. In più, mi vorrei soffermare su un elemento importante che emerge proprio da entrambi i racconti. Chi mastica sovranità individuale più di me sicuramente lo saprà dire ancora meglio. In entrambi i casi la classe nobiliare e sacerdotale di Ioros furono coloro che diedero il via alla ribellione. Lo fecero non prima di aver fomentato il popolo contro l'imperatore, ovviamente, ma alla fine l'atto finale, o meglio la decisione di giustiziare Gesù in un lato e Andronico nell'altro, è stata lasciata alla popolazione, che si è macchiata del sangue del re spodestato. Come al solito si assiste sempre allo stesso schema. Chi governa mette davanti al popolo un problema, il capro espiatorio che deve essere tolto di mezzo. Una volta ottenuto il consenso si procede all'arresto del colpevole di turno, ma poi la decisione finale viene lasciata interamente alla popolazione. Ed oggi accade esattamente questo. Alla fine di tutto, in certe situazioni, sarà la gente, il popolo a rimetterci, perché è chiaro che energicamente atti del genere non attirano a sé belle situazioni ed energie. Quindi, quando il sistema ci pone davanti agli occhi una vittima ed un esecutore, pensiamoci bene prima di schierarci. In un caso o nell'altro, chi ci rimetterà alla fine sarà sempre il popolo, che in questo modo non farà altro che fare il gioco di chi dirige questo sistema. Anche in quel caso non c'è mai una vittima ed un carnefice, perché a mio avviso, al di là dei possibili contrasti presenti all'interno di queste famiglie, il fine ultimo è sempre lo stesso: governare l'energia dell'uomo. Senza di essa non potrebbero tenere in piedi tutto ciò, quindi cerchiamo di comprendere bene la natura di ciò che ci viene mostrato, rimaniamo saldi in noi stessi e cerchiamo piuttosto di trattenere le nostre energie impiegandole in ciò che più ci piace e ci fa stare bene, e soprattutto sia in accordo con noi. Scegliamo sempre la terza via, quella dell'uomo. Il loro castello di carta cadrà al primo vento di cambiamento in noi stessi. Grazie mille per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace per supportare il canale gratuitamente, commentate per farmi sapere la vostra e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto per non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!